Ciao ragazzi, oggi parliamo di John DeFendis, campione degli anni 70-80, famoso per essere stato, assieme al suo mentore Steve Mihalik, uno dei sostenitori e praticanti degli allenamenti ad altissimo volume. E parliamo di 60-70 serie per gruppo muscolare, un metodo ribattezzato all'epoca Intensity or Insanity, vale a dire intensità o follia. Non a caso la rivista Flex lo ha messo al quarto posto dietro a Tom Plath, Dorian Yates e Branch Warren e davanti a Ronnie Coleman in una speciale classifica degli atleti che si allenavano più duramente. Maestro nell'arte della presentazione, famoso per il fisico classico, simmetrico e ben proporzionato, tanto da essere proposto sulle riviste del settore come il nuovo Frank Zane, John DeFendis è emerso sulla scena del bodybuilding agonistico americano come teenager sul finire degli anni 70, atteso da molti come la nuova promessa del bodybuilding, un astro nascente che avrebbe scalato rapidamente i ranghi delle classifiche internazionali. In realtà la carriera agonistica di John è stata lenta e progressiva, arrivando all'apice solo nel 1988, quando dopo 20 anni di allenamenti ha coronato il suo sogno vincendo i campionati NPC USA e aggiudicandosi la Procard IFBB. Un obiettivo che si era posto già a 13 anni, quando, fantasticando un po', scrisse sul suo diario che un giorno sarebbe diventato Mister America. Purtroppo la sua avventura sul circuito pro è stata bloccata sul nascere. Dopo un esordio non brillantissimo, dovuto al troppo stress accumulato nel tentativo di mantenere il picco della forma per le tantissime esibizioni e seminari sostenute nel corso del 1989, John pianificava di rilanciarsi alla grande nel 1990, puntando a vincere il Mister Olympia. Ma la sua carriera agonistica venne interrotta da problemi legali, che lo misero nel mirino della DEA, l'Agenzia Federale Antidroga statunitense. Accusato di aver accettato una spedizione di farmaci anabolizzanti illegali, venne obbligato a sottoporsi a test antidoping per i successivi 5 anni, minando le sue possibilità di poter competere ai massimi livelli agonistici. Una vicenda abbastanza fumosa nella quale sembra che DeFendis abbia finito per rivestire i panni del capro espiatorio. Ritiratosi dallo sport agonistico, John è rimasto vicino al mondo del fitness, concentrandosi sullo sviluppo della sua fiorente attività di personal training con la sua compagnia, la UltraFit. In questo video ne ripercorriamo brevemente la vita e la carriera agonistica. Enjoy! John DeFendis nasce nel maggio del 1958 in New Jersey, negli Stati Uniti, ultimo nato in una famiglia con 3 figli, 2 maschi e una femmina. Il suo incontro col mondo dei pesi inizia molto presto. John ha solo 10 anni quando sua madre ha un attacco di cuore e deve essere ricoverata in ospedale. Suo padre, un appassionato di bodybuilding, per mantenerlo impegnato gli mette in mano un bilanciere e gli insegna i primi esercizi. John si appassiona subito all'allenamento con i pesi, ma la grande ispirazione arriva qualche anno dopo. Ha 13 anni quando, sfogliando una rivista del settore, portata a casa dal padre, scorge la figura statuaria del biondo Dave Draper, che lo affascina, accendendo il suo spirito di emulazione. A soli 13 anni scriverà sul suo diario: «Un giorno sarò Mister America». Da quel giorno quello diventa il suo sogno e l'obiettivo della sua vita. Si allena con sempre maggiore motivazione, entusiasmo ed impegno e a 15 anni comincia a gareggiare, esordendo sul palco al Suburban Teenage New Jersey. Quel giorno nella sua categoria erano in 4 atleti, sul podio premiavano solo 3 concorrenti e uno sarebbe rimasto fuori. John era confidente di vincere, ma i fatti gli dimostrarono il contrario. Arrivò ultimo fra i 4 concorrenti, una grande delusione, ma anche una importante lezione di vita. John comunque non si scoraggia, continua ad allenarsi e a gareggiare. Perderà le prime 9 competizioni della sua carriera, ma è ancora molto giovane e resiliente, intanto comincia a fare esperienza. Comunque non è soddisfatto, sente l'esigenza di avere un coach esperto e lo trova nel Mister America Steve Mihalik. A 16 anni comincia ad allenarsi con Steve, che lo sottopone ad allenamenti massacranti, tanto che John ricorda di essere finito in ospedale per ben 2 volte in quel periodo, a causa dello stress eccessivo provocato dalle interminabili e frequenti sessioni di allenamento. Comunque, a parere di John, Steve era un grande esperto che aveva molto da insegnare e, caparbio come sempre, DeFendis decise di continuare ad allenarsi con i brutali metodi di Steve. Nel tempo la sua determinazione paga, un po' alla volta il suo fisico comincia ad abituarsi a sopportare gli allenamenti ad alto volume
e John inizia a prendersi le sue prime soddisfazioni anche in gara, tanto che nel 1978, ancora 19enne, vincerà il Mr. Metropolitan, ai tempi lo show più prestigioso di New York, sia nella divisione teenager che nella categoria Open. John racconta che fino a quel momento era rimasto un atleta natural, ma è arrivato il momento di fare il salto di qualità. Nel 1979, a 21 anni, Steve lo porta dal dottor Ludwig, un brillante endocrinologo che lavorava con diversi campioni. Ludwig gli prescrive il suo primo ciclo di steroidi e John si trasforma, allenandosi in modo sempre più brutale e vincendo svariate competizioni, fra le quali ricordiamo i titoli di Mister America del Nord-Est, il Mister America dell'Est e in particolare il Mister America dell'Ovest, conquistato nel 1983. Dopo questa gara John rimarrà 5 anni lontano dalle gare, per stabilizzare la sua vita e lavorare per migliorare il più possibile il suo fisico. La sua carriera come atleta dilettante raggiunge l'apice nel 1988, quando con un peso di circa 100 kg, distribuiti su 1,71 m di statura, si aggiudica sia la categoria dei pesi massimi che il titolo assoluto ai campionati USA NPC. È la realizzazione di un sogno che gli dà accesso alla Pro Card IFBB, aprendogli le porte per cominciare l'attività di atleta professionista. Purtroppo la sua avventura sul circuito professionale avrà vita breve, ma sentiamo dalle sue stesse parole come andarono le cose. Dopo un anno molto deludente di competizioni sul circuito pro, il mio piano era di tornare in gara nel 1990 per qualificarmi per il Mister Olympia. Stavo raggiungendo un'ottima forma quando un atleta francese mi chiese di aiutarlo nella preparazione per il concorso di Mister Francia. L'ho aiutato e lui si è offerto di pagarmi, ma io non ho voluto nulla. In seguito lui ha vinto la sua gara e mi ha inviato via posta un pacco contenente del Parabolan. Io non sapevo che il pacco sarebbe arrivato, ma nell'aprile del 1990 ho ricevuto una notifica per posta. Fatto sta che il 2 maggio il governo ha dichiarato gli steroidi illegali e reato. Così quando sono andato a ritirare il pacco, l'ho aperto e ho visto cosa conteneva e poiché non avevo mai usato del Parabolan prima di allora, ho pensato che avrei chiesto il parere del mio endocrinologo. Ma solo 10 minuti dopo sono arrivate la DEA e la polizia ad arrestarmi. Non mi hanno messo in carcere, ma ho dovuto sottopormi a test antidoping per i seguenti 5 anni e questo mi ha stroncato la carriera agonistica. A quel punto ho concentrato tutte le mie energie nella mia attività di personal training e posso dire che questo, in retrospettiva, è stato un dono perché mi ha impedito di fare l'abuso di farmaci che è diventato pratica corrente oggigiorno e la mia salute ne ha beneficiato. Ero un agonista e probabilmente anche io avrei fatto scelte che avrebbero potuto crearmi problemi di salute. E John ammette candidamente che non si può competere nel bodybuilding a livello professionistico, né tantomeno a livello di Mister Olympia, senza l'uso di anabolizzanti. Abbandonata la carriera agonistica, John ha comunque continuato ad allenarsi e a tenersi in forma ed è rimasto vicino al mondo dello sport in qualità di imprenditore, divulgatore e allenatore, con la sua compagnia UltraFit. A riconoscimento della sua attività di atleta e divulgatore nel settore fitness, nel 2007 è stato inserito nella Hall of Fame della WBBG. Atleta di lunga esperienza, in palestra John DeFendis ha provato svariate tecniche e metodi di allenamento. In particolare è famoso per essere stato per diverso tempo il partner di allenamento di Steve Mihalik. Insieme i due praticavano allenamenti ad altissimo volume, eseguendo da 50 a 70 serie per gruppo muscolare, seguendo il metodo promosso da Steve, un approccio che lo stesso DeFendis ribattezzò intensità o follia. Nel tempo, con l'esperienza e la maturità, John ha comunque ridotto considerevolmente il volume di allenamento insano che praticava sotto la supervisione del suo mentore Steve Mihalik, portandosi a valorizzare l'essenziale, enfatizzando maggiormente la qualità dei movimenti rispetto alla quantità, ma rimanendo comunque legato ad allenamenti ad alto volume, e se nei primi anni 80 eseguiva 50 o più serie per gruppo muscolare, in seguito ridusse il volume di lavoro a soli, si fa per dire, circa 30 set per distretto muscolare. Nella fase matura e di maggiore successo della sua carriera agonistica si allenava seguendo una split che prevedeva 4 giorni di allenamento seguiti da un giorno di riposo. Il primo giorno allenava petto, tricipiti e polpacci, il secondo giorno era dedicato a schiena, bicipiti e addominali, il terzo giorno lavorava spalle e polpacci, infine il quarto giorno allenava quadricipiti, femorali e addominali. Un tipico allenamento della schiena prevedeva 10 serie di trazioni frontali al lat machine,
5 serie di leg pull down a braccia tese, 5 serie di rematore ai cavi, 5 serie di rematore con bilanciere e ancora 4 serie di trazione leg machine dietro la nuca e per finire 4 serie di trazione leg machine con presa parallela, per un totale di 33 serie di lavoro. Sul piano alimentazione, nella prima parte della sua carriera, durante la fase pre-gara, John seguiva la classica dieta ad alte proteine, bassi carboidrati e grassi moderati. Poi, nel tempo, racconta di aver iniziato ad adottare la ciclizzazione dei carboidrati, alternando 2 giorni a bassi carboidrati con 2 giorni a carboidrati più alti, e ritiene che questo approccio gli consentisse di raggiungere una forma migliore che non in precedenza. Sull'argomento doping, John è sempre stato molto aperto. Racconta che ha iniziato a usare steroidi a 21 anni, quando Steve Mihalik lo portò dal dottor Ludwig a New York, un brillante endocrinologo che aveva lavorato con diversi campioni per anni. In quel periodo iniziò legalmente un ciclo di anabolizzanti per massimizzare il suo fisico e raggiungere i suoi obiettivi. Il dottor Ludwig gli prescrisse dosaggi clinici che gli permisero di riprendersi dagli allenamenti brutali che praticava con Steve e che continuavano a diventare sempre più intensi. Faceva 2 cicli all'anno, un ciclo di crescita di 12 settimane, seguito da 14 settimane di riposo, e poi un ciclo di gara di 12 settimane, seguito da altre 14 settimane di riposo. Riassumendo, John DeFendis è stato un campione e una grande promessa del bodybuilding della Golden Era, ottimo interprete della fisicità classica e dell'arte della posa, tanto da venire considerato da molti come il nuovo Frank Zane. A dispetto dell'inequivocabile talento e della carriera sportiva da ragazzo prodigio, il successo non è arrivato né in modo facile e neppure rapidamente per John, che nelle prime 9 competizioni della sua carriera non vinse nemmeno una gara. Un inizio piuttosto scoraggiante che avrebbe demotivato chiunque, ma questo non lo ha indotto a smettere. Anzi, John ha fatto della caparbietà e della perseveranza le sue armi migliori e nel tempo è riuscito a migliorarsi tanto da raggiungere il suo obiettivo di vincere titoli a livello nazionale e diventare un atleta professionista. Purtroppo la sua carriera professionale è stata stroncata sul nascere nel 1990, in seguito a problemi legali che si trovò a dover fronteggiare quando gli steroidi vennero dichiarati illegali negli Stati Uniti, il che sottolinea l'importanza di essere al posto giusto nel momento giusto. Ricordiamo che Arnold ha costruito una carriera di successo sopra e fuori dal palco grazie al personaggio che ha costruito col supporto degli steroidi, mentre per la carriera di John le ripercussioni sono state di tutt'altro tenore. In ogni caso l'evento ha avuto anche una ricaduta positiva per la sua salute a lungo termine. Infatti, come da lui stesso riconosciuto, se John DeFendis oggi è ancora vivo, vegeto e in salute, molto probabilmente ciò è anche dovuto al fatto di avere dovuto interrompere a soli 31 anni le pratiche e i rischi legati allo stile di vita da bodybuilder professionista. Della serie non tutti i mali vengono per nuocere. Noi lo ricordiamo per la splendida forma presentata sul palco all'apice della sua carriera agonistica, per il suo approccio esagerato all'allenamento, nonché come un ottimo allenatore che ha contribuito a diffondere la cultura del fitness fra gli appassionati di tutto il mondo. Ciao, alla prossima!